Volevo fare un bel video dove mostravo quale poteva essere la camera più adatta alle tue esigenze, ma alla fine si è trasformato in ecco perché non comprerò mai più una Canon. Oggi vediamo la camera più adatta alle tue esigenze, sia che tu voglia fare un video su YouTube che per altri lavori. Per esempio, io di solito uso questa qua, la Pocket 3, per fare tutti i video su YouTube. Nel video che ti sto mostrando l'ho tagliato un po', l'ho velocizzato perché sennò durerebbe mezz'ora soltanto l'intro, giusto per far vedere dall'inizio alla fine, però c'ho il video integrale dove praticamente succede tutto questo. Poi abbiamo una Insta360 che è una specie di GoPro ed è molto pratica per lavori manuali o per esempio come ho fatto in certi video nel mio viaggio mentre sistemavo la macchina, montavo sta telecamerina e avevo le mani libere. E poi per ultima voglio farvi vedere questa. Questa è la telecamera con cui lavoro ed è una telecamera professionale, una Canon R5C. Bellissima, io adoro la sua pasta, è una telecamera molto affidabile, ci ho dovuto mettere subito una, diciamo, cover per gli urti, insomma, perché comunque costa, non ha mai preso botte, l'ho usata anche veramente poco in questi 2 anni e sono stato molto soddisfatto di quello che fa. Non mi piace il fatto che abbiano messo una micro HDMI quando ormai le camere hanno tutte le porte grosse, però vabbè, ha i suoi pregi e difetti. E appunto partiamo da questa. Praticità. Oltre ad avere il suo piccolo schermetto che ti permette di vedere, insomma, quello che stai facendo, giustamente. Adesso ho anche la batteria scarica, quindi adesso vi faccio vedere al volo. La attacchiamo al televisore, così si vede proprio grande. Si può attaccare anche a un piccolo monitor, ma siamo più comodi, ce l'abbiamo qui, perché non usarlo? Ok, abbiamo attaccato la nostra camera a monitor, infatti qua si può vedere tutto. Però aspetta, devo cambiare batteria. Questa è un'altra cosa che di sta camera che non va bene, le batterie durano veramente un cazzo. Niente, volevo farvi vedere un attimo come cambiare una batteria, ma non una batteria carica piccola della Canon. Perciò devo attaccare questa qua, che tra l'altro, volevo spiegarlo dopo, con queste camere qua sei costretto a volte, senza a volte, diciamo quasi sempre, usare batterie esterne. Quindi andiamo ad alimentarla. Oltre alla batteria, che non costano poco queste, sono quelle professionali, ho dovuto comprare anche questo della Tilta per attaccare la batteria e andare ad alimentare la camera, che si alimenta solo tramite Type-C, più o meno come quelle là. Si possono comprare anche quelle batterie finte da attaccare alla spina, però me l'hanno sconsigliato perché non lo so, vabbè, comunque a parte che quando stiamo a studio questa batteria, cioè adesso l'ho usata 2 giorni, sta ancora al 60%, quindi ha voglia. Allora, attacchiamo al Type-C, accendiamo perché non va l'autofocus? Questo, perché mi dice questa lente non è adatta? È sempre andata bene. E quindi non va l'autofocus. Vabbè. Quindi? No, non ho toccato un cazzo. Cambiamo cavo. Abbiamo dei problemi. Tra l'altro, volevo beh, anzi, forse è meglio così che è successo in diretta. Volevo proprio dire delle difficoltà che a volte ci sono, perché insomma, cavetti, cose, poi basta un cazzillo, ti rovina tutta la giornata. Io per fortuna c'ho sempre dietro tutto, adesso probabilmente, non so che cazzo succede alla camera, non lo so, forse è il cavetto HDMI, proviamo a sostituirlo. E quindi io ne ho sempre dietro due, solo che adesso c'è un altro problema che mi dà la camera che non avevo mai visto, mi dice che questa lente non va bene per il formato con cui sto girando, quindi non mi sta dando l'autofocus. Ha sempre funzionato con questo formato, tra l'altro uso sempre un solo formato.
E non cambia un cazzo. Puttana Eva. Allora, facciamo il ripristino di fabbrica, magari un attimo ripristino, tutte impostazioni, ok. Puttana Eva. Sì. PIN. C'è il 20. Di ottobre 2025. Ore, che cazzo di ore sono? Le 2:30. Già non dà più il messaggio di errore di prima, però continua a non funzionare la lente in automatico. Perché? Modalità foto. Beh, si spegne. Accesa, accesa. Ok. Quindi se ci attacco... Ok, riconosci che c'è un monitor ma non mi fai vedere l'immagine. Ma che senso ha? No, so già che non... Oh, ma che gli prenda sta macchina? Dai, l'ho usata 10 volte, cazzo. In manuale, ok, in automatico. Niente, non mi fa più il cazzo di autofocus. E come immaginavo, presa il 22 settembre 2023, quindi oggi è il 20 di ottobre 2025, poco più di 20 giorni, poco più di 20 giorni che quindi mi attacco al cazzo. Cioè, davvero, questa dovrebbe essere una coincidenza, Canon. Oggi, lunedì 3 novembre, stiamo andando a portare la camera alla Canon. Ho aspettato un po', ho voluto fare un po' di verifica, ho anche aggiornato il firewall, ma niente, non c'è un cazzo da fare. La camera ha smesso di funzionare e non vuole saperne. Non mi fa vedere l'uscita HDMI, non funziona più l'autofocus. Tutto per aver messo una batteria, solo perché ho attaccato la solita batteria che attacco da 2 anni, col solito televisore che mi porto in giro sui set o ci lavoro da casa, e quindi non lo so. Andiamo a vedere che cosa ci diranno. Probabilmente ci diranno che è colpa nostra, che non è un caso, che avrò fatto qualcosa tipo usarla, non dovevo usarla. Vedremo. Ok, siamo arrivati. Non è stato facile trovarlo. Edificio B. Ah, edificio A, laggiù. Buongiorno. Con EOS R5 Cina ha cambiato la batteria e la macchina non funziona più. Buongiorno. Ma guardi, c'ho anche il video in diretta perché stavo facendo... Certo. E questa, posso vedere l'alimentatore che Certo. utilizzava? Ah, questa è una batteria? Ah, ok. Questa è una batteria block. 14 volt, giusto. Ah, qui c'è il Type C, ok. Sì, ma è sempre... Cioè è sempre stata quella, non ne ho altre. Sì, ma allora le spiego, io
sto guardando cos'è, perché noi non abbiamo una batteria nostra Canon, cioè questo è un Sì, prodotto da terzi. Sì, Che... però nel senso l'ho sempre attaccata. Sì, Vado per attaccarla, sì. accendo, non mi dà più l'uscita HDMI e non funziona più l'autofocus in video. Ah, non è completamente spenta. Mm? Non è completamente No, spenta. funziona tutto, Ah. tutto. Non funziona soltanto l'uscita HDMI e l'autofocus con i video. Con le foto sì. Autofocus con video non funziona. Quindi io penso si sia impappinata perché poi quando attacchi un monitor in modalità foto ho visto che si spegne il monitorino, quindi riconosce che c'è un monitor esterno attaccato, però non gli passa l'immagine. Come stacchi il cavo si riaccende il monitorino. Quindi in assistenza non si sono neanche preoccupati di guardare il video che gli avevo anche subito prontamente montato, preso direttamente le immagini, gliel'ho messe lì. Si sono preoccupati del fatto che la batteria non fosse originaria Canon, ma non esistono batterie ausiliarie così della Canon. Ci sono solo le sue piccoline che vanno dentro la camera. Quindi a questo punto ti risponderei: non fate ingressi per alimentare la camera con queste batterie, visto che poi dopo questo è il problema. Allora, per arrivare da Canon, arriverete da lì con la macchina e c'è indicato scala, insomma dovrete scendere giù di qua e là c'è scala B. È un po' complicato da trovare ed è al terzo piano che si raggiunge con l'ascensore, quindi c'è un ascensore. Non andate su queste scale a chiocciola, non portano da nessuna parte. Allora, voi arriverete da quella strada là, c'è tutto il parcheggio qua, ma potete entrare anche tranquillamente di lì dove c'è la freccia che indica e poi girare a sinistra. Quindi andate di là a sinistra, ci saranno tutti i palazzoni ed è il palazzo A, scala B. Comunque un'altra cosa che dovete tener conto è del navigatore, che non vi porterà nel posto giusto, ma vi farà fare un cazzo di giro che adesso vi faccio vedere. Cioè io sono davanti a proprio lì c'è l'ingresso Canon e lui mi dice che devo fare, metti a fuoco la camera, grazie, e lui mi dice che devo fare tutto il giro, cioè voi dovrete arrivare qua, invece lui vi farà arrivare qua, non so perché. Comunque dal vialone via Mecenate voi, quando vi dice di girare, di entrare dentro, è sbagliato, dovete ancora andare avanti e poi all'incrocio entrare qua e voi andrete fino in fondo sulla stradina e potrete parcheggiare dove sono io adesso, tranquillamente. C'è proprio scritto Canon Professional Service Center Italia ed è questo proprio il punto dove potete arrivare con la macchina, mentre lui vi farà arrivare qua, vi fa parcheggiare in un posto e poi dovrete fare a piedi, che è impossibile. Ma voi cosa fate quindi? Arrivate da via Mecenate, non girate subito, andate dritto e al prossimo incrocio girate e proseguite con la macchina fino al punto di destinazione, che è questo. E finalmente ci hanno dato un preventivo dove posso accettare o rifiutare la riparazione per aver attaccato una batteria, ricordiamoci. E quanto mi è costato questo cambio di batteria, perché alla fine è questo che ho fatto. Non è bastato trattarla con i guanti di velluto e tutto. Si è rotta dopo 20 giorni dalla garanzia. E adesso cosa mi costa? Secondo i geni? Ecco qua. Sì, perciò adesso la farò aggiustare, pagherò questa cifra e quando la vado a ritirare la venderò subito all'istante, perché io non voglio più avere a che fare con Canon. Grazie mille Canon, grazie. Naturalmente io in questo video non posso dirvi o consigliarvi prodotti Canon dopo la mia esperienza, perciò non è che sto diffamando o cose, sto semplicemente dicendo la mia esperienza, quindi che devo fare? Non è che posso dirvi no, comprate Canon, io non lo farei, poi fate come cazzo vi pare. Ok, stiamo andando a riprenderci la Canon. Perciò dopo aver pagato 566 euro mi è arrivata la mail, ci ho messo tipo una settimana neanche, sono stati velocissimi, quindi penso che il problema non fosse chissà cosa, perché alla fine
mi sembra forse in 3 giorni l'hanno messo, l'hanno sistemata. Però è un problema da 566 euro comunque, cioè cambiare una batteria mi è costato questo. Ora vedremo cosa ci dicono. Vuole che gliela imbagliamo con un po' di Bluebold? Come? Gliela imbagliamo con un po' Ah, di c'ho lo zaino apposta. apposta. Sì, provo anche. Sì, se è certo, tutto a posto. assolutamente. Se ha bisogno di qualche, perché vediamo. L'aveva lasciata soltanto con l'oculare, non ci sono batterie, ma se ha bisogno di qualcosa chiediamo ai tecnici. Se ha un monitor esterno. Un monitor esterno. Perché il allora, problema era proprio la connessione con il monitor. che non andava più. Arrivo subito. Grazie. Qui è scollato e prima non lo era. Già questo non mi piace. Ok, già questo non mi piace. Era nuova, perfetta, intatta. Ok, camera ritirata. Adesso la portiamo a valutare e vediamo cosa ci dicono. La camera è praticamente nuova. Ah, mi sono scordato di chiedere se c'è un po' di garanzia. Torniamo su. C'è una garanzia, qualcosa adesso? 6 mesi di garanzia a partire da oggi. 6 mesi di A garanzia, partire da quando è perfetto. ritirato, quindi a partire da oggi. Ok, grazie mille allora. Arrivederci. E adesso ce ne andiamo a far valutare la camera. Porca puttana, è dall'altra parte di Milano. E quindi sono altri 42 minuti, sono le 3:30. Tra l'altro hanno anche un bel bagno comodo, pulito per gli ospiti. Ci ho piantato dentro una bella... E adesso andiamo a far valutare la nostra Canon per vedere quanto ci danno e se ne vale la pena farla scambiare. Comunque, se dovete venire a far vedere la vostra camera qui al supporto Canon, potete entrare direttamente nelle sbarre con la macchina, perché c'è il parcheggio proprio dedicato ai clienti Canon, cosa che non sono più io. Spero che me la valutino bene e che ne valga la pena. Se no mi toccherà tenerla e incrociare le dita sperando che non si rompa più. Comunque mi sono accorto solo adesso che la povera DJI avevo disattivato il fuoco automatico, forse per qualche lavoro di precisione che stavo facendo. Ok, e siamo arrivati al negozio che mi ha consigliato il mio amico. Qui a Lainate. Vedremo se ci valutano bene la Canon. E questa è la bambina. 2370. 2370 tutto? Ok, sì, la differenza sta nella... E quindi dopo una scarsa valutazione, perché mi hanno detto che ormai si è svalutata, me la terrò sperando che non si rompa. Probabilmente ci farò un'assicurazione sopra. Adesso ho 6 mesi di garanzia, ma in 6 mesi non so quanto la userò. Avrei dovuto scegliere la Sony FX3. Proprio per quella volevo cambiarla, prendere una Sony FX3, però quella, a differenza di questa qua, non si è svalutata. E vabbè, è andata così. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete avuto questa brutta esperienza e buona fortuna. È in vendita, fatemelo sapere se siete interessati, c'è ancora 6 mesi di garanzia.